Bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e in questa puntata sull'idroponica vedremo come si compone la soluzione nutritiva. Ci sono diversi tipi di soluzioni nutritive, da quelle a multicomponente, a quelli a soli due componenti, a quelle a un solo componente e infine ci sono quelle fai da te, che possono essere anche complesse. Tra queste ultime c'è quella basata sul tè di lombrico, che gli inglesi chiamano worms tea o worm casting tea, che è un fertilizzante liquido naturale basato sull'humus di lombrico. Attenzione però a non confondere il tè di lombrico con il percolato di lombrico, sono due cose differenti. Esistono diverse ricette per ottenere un buon tè di lombrico. La maggior parte si ottiene mettendo in infusione per un determinato tempo l'humus di lombrico in acqua senza cloro. In questo video vi farò vedere il mio metodo, che tra l'altro è anche molto semplice. Ma adesso vediamo cosa ci serve. Sicuramente dell'humus di lombrico, come questo, bello fresco. Acqua di rubinetto che abbiamo lasciato all'aperto per qualche ora, mescolandolo anche di tanto in tanto per fare in modo che evaporasse un po' il cloro. Poi avremo bisogno di contenitori filtranti, questo ad esempio è autocostruito, questa è una bottiglia in plastica di una bevanda al cui interno ho inserito una maglia metallica molto fine, l'ho pinzata con la graffettatrice per creare un colino. I contenitori che ho utilizzato per filtrare l'humus sono diversi. Quello che vi ho fatto vedere è con una rete microfiltrante. Prima useremo questa busta con la maglia più larga, ha una maglia di 2 mm per 1,5 mm, simile a quelle di plastica delle comuni zanzariere. Per fare questa busta filtrante ho preso della rete metallica di scarto a cui ho cucito le estremità con del filo da pesca col diametro da 0,8, creando una sorta di tasca. Ok, adesso riempiamo la tasca con l'humus. Ecco fatto. A questo punto la risvoltiamo per chiuderla. Una volta che abbiamo riempito la tasca filtrante, prendiamo il contenitore dell'acqua di rubinetto, immergiamo la busta in questo modo. Con la maglia più grossa il processo deve essere veloce, quindi la muoviamo energicamente in questo modo qua, la immergiamo più volte, facciamo un po' così, come se dovessimo setacciare. Dopo qualche istante l'acqua inizierà subito a colorarsi, come vedete è già di colore marrone e la busta inizierà piano piano a svuotarsi. Infatti l'humus più sottile riesce a passare attraverso le maglie. All'interno della tasca rimarranno solo le parti di humus non decomposte e comunque con un diametro superiore a quello della maglia. Ancora un po' così. Ok, adesso vi faccio vedere che cosa rimane
all'interno della tasca. Come vedete, il materiale che rimane è comunque materiale grossolano. Bene, il primo passaggio di filtrazione con la maglia più larga è terminato. Adesso lasciamo riposare un paio di ore e poi procediamo con la filtrazione con la maglia più sottile. Bene, sono passate un paio di rette, a questo punto diamo una bella mescolata. Adesso siamo pronti a filtrare la soluzione con il colino, questo qui, con la maglia microfiltrante. Di tanto in tanto dobbiamo pulire il colino perché si intasa. Perfetto, non esce più nulla, quindi sono costretto ad andare a svuotare il colino. Colino pulito, possiamo ricominciare. Man mano che arriviamo verso il fondo, il colino si intasa sempre di più. Ecco, se di nuovo intasato il filtro, lo andiamo a pulire un'altra volta. Perfetto, abbiamo finito. Ok, quello che rimane al fondo è una sostanza limosa, vedete? Che la possiamo tranquillamente dare alle piante. Il risultato finale deve essere un'acqua che rimarrà comunque colorata, ma non ci saranno più particelle solide di humus. Questa infusione organica contiene una potente miscela di elementi minerali essenziali che sono prontamente disponibili per le piante, senza contare che è ricca di microbi benefici e ormoni della crescita delle piante. Se vi siete persi la puntata precedente sugli elementi essenziali per le piante, date un occhio al link che vi lascio in descrizione. Intanto che metto di nuovo il liquido microfiltrato all'interno della cassetta, vi racconto quali sono i benefici del tè di lombrico.
Dicevamo poc'anzi che il primo vantaggio di avere gli elementi minerali essenziali disciolti nella soluzione è quello che sono presenti in una forma solubile e completamente assorbibile in modo rapido ed efficiente dalle piante, attraverso i loro sistemi radicali. In secondo luogo, l'infusione dell'humus arricchisce l'attività microbica del sistema idroponico, stimolando l'espansione di batteri, funghi e protozoi benefici. Questi microrganismi svolgono un ruolo cruciale nella decomposizione della materia organica, ottimizzando la disponibilità dei nutrienti e migliorandone contestualmente anche l'assorbimento da parte delle radici. Infatti sono in grado di instaurare delle relazioni simbiotiche con le radici, facilitando anche l'assorbimento di acqua, ma soprattutto dei minerali. Questi aumentano il vigore delle piante e donano una maggiore resistenza alle malattie. Sostanzialmente il tè di lombrico offre agli appassionati di idroponica un'alternativa naturale e sostenibile ai fertilizzanti sintetici, promuovendo uno sviluppo più sano delle piante e rendimenti più elevati. Ora che abbiamo travasato la soluzione priva di particelle solide all'interno del nostro contenitore Kratky, che abbiamo costruito nella prima puntata, trovate comunque sempre i link in descrizione e anche nelle schede a termine del video. Non ci rimane che mettere le piantine nei vasi idroponici con il substrato, che nel nostro caso saranno delle palline di argilla espansa e della gomma piuma o materiale idoneo a sostenere la pianta. Vi ricordo che l'argilla espansa deve essere ben lavata prima di essere utilizzata, perché altrimenti potrebbe interferire con il pH della soluzione nutritiva. Fatto questo, la nostra piantagione di lattuga è avviata correttamente, ma se volessimo dare un boost, una spinta col turbo alla nostra soluzione nutritiva, possiamo ancora fare una cosetta. Con l'aiuto di un gorgogliatore o di una pompetta elettrica per l'aria degli acquari, tipo questa qui che è da 3 euro, collegata a un tubicino forato in più punti, potremo ossigenare la soluzione nelle 48 ore successive in modo che qualsiasi agente patogeno anaerobico presente all'interno della soluzione morirà e nel contempo verranno promossi i batteri aerobici utili per le piante. Quando eseguo questo step aggiuntivo aggiungo sempre dello zucchero di canna grezzo. Meglio sarebbe usare la melassa, ma purtroppo io non riesco mai a trovarla. Lo zucchero e la melassa sono il cibo per i microrganismi benefici. Per 12 litri di acqua di questo contenitore aggiungo un cucchiaino di zucchero di canna, preventivamente disciolto in un bicchiere di acqua. In questo modo abbiamo arruolato e nutrito a dovere i batteri buoni per le radici delle nostre piante. Dimenticavo di dirvi che la soluzione che abbiamo appena creato possiamo utilizzarla anche come fertilizzante aereo per le foglie delle piante. Ovviamente deve essere diluito. Io lo diluisco in questa maniera: una parte di tè di lombrico con 9 parti di acqua declorata e cerco di nebulizzarlo specialmente nella parte inferiore delle foglie, se possibile, in modo che gli stomi, aprendosi, se ne possano cibare facilmente. Prima di terminare questo video volevo ricordarvi che questo canale è per tutti coloro che vogliono intraprendere un viaggio nella coltivazione di piante e ortaggi, sia in modo tradizionale, adoperando un piccolo appezzamento di terra, sia utilizzando i metodi e le tecnologie fuori suolo, come la coltivazione nei sacchi o qualche tipo di idroponica. Per questo motivo vorrei che vi sentiate liberi di partecipare attivamente pubblicando dei post con i vostri consigli, le vostre proposte, con le domande, ma soprattutto con le vostre esperienze. Penso che la condivisione ed il gioco di squadra promuovono sempre il progresso in tutte le discipline. Bene, per questa puntata è tutto e vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Se avete delle domande da fare, suggerimenti, scrivetemelo nei commenti e se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a mettere un bel like, che fa sempre piacere e non costa nulla.
Come non costa nulla l'iscrizione al canale, è gratis anche quella, e con l'attivazione della campanella vi terrà informati delle nuove puntate sull'idroponica e molto altro ancora. Ciao!